Devo pensarci, oppure devo chiedere a mia moglie, devo chiedere a mio papà. Questa è una delle super obiezioni, uno dei problemi correlati alla vendita. E oggi siamo di nuovo con Lorenzo che ci spiegherà circumnavigare, ormai circumnavigare è diventata la parola, il nostro termine, questo problema. Beh, in effetti è vero, perché quando ricevi questa obiezione fondamentalmente hai perso il controllo dell'argomentazione, no? Perché devo chiedere a mia mamma, a mio papà, a mio fratello, a mia sorella, al mio capo, oppure aspetto che passi Ferragosto, aspetto il nuovo anno. Sono quelle situazioni che ti tolgono il potere di poter influenzare in qualche modo. Allora l'unico modo, no? Come il vecchio proverbio, se non puoi cavalcare la montagna, cosa fai? Gli fai il giro. Quindi l'unica cosa da fare in questo momento è non trattare realmente quell'obiezione, ma dirgli pure sì, non c'è problema, chiedi pure a tua moglie, ci mancherebbe altro, perché noi sappiamo in realtà che questo devo chiedere a mia moglie, ti faccio sapere più avanti, cose di questo genere, sono semplicemente un modo perché non vogliono dirti di no, non vogliono ferire i tuoi sentimenti in un certo modo, oppure hanno paura di dirti di no perché gli piace di più fare un po' il figo piuttosto che dirti di no, non ho soldi, no? Ecco, quindi a quel punto la cosa che puoi fare tu è mettere da parte quell'obiezione e tu quindi dici non c'è problema, parla pure con tua moglie. Nel frattempo, visto che siamo qui, c'è qualche altra cosa che posso fare per te per risolvere quel problema, per soddisfare quel bisogno, per risolvere quell'urgenza che avevi? Ad esempio, magari capita, se fosse nel mondo del wellness, del benessere, che arriva una persona ad agosto o a metà luglio e ti dice voglio perdere peso, no? Tu gli spieghi il tuo pacchetto, quello che sia, di cosa ti occupi, e magari poi ti dice devo pensarci, ok? Certo. In quel caso cosa deve pensare? Se aspetta ancora un po' non riuscirà neanche a iniziare, a quel punto ti dice non c'è problema, pensaci su, chiedi pure a tua moglie, quello che vuoi. Nel frattempo, già che siamo qua, c'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti a perdere peso velocemente? In quel momento lì tu hai tolto l'obiezione di mezzo e sei ritornato ad avere controllo dell'argomentazione. Quindi difficilmente trovi la persona che dopo ti tira fuori ancora la moglie. Se te la tirasse fuori, vuol dire che potrebbe essere vero. No, potrebbe essere vero che magari, che ne so, in famiglia hanno un equilibrio molto romantico, quindi quando uno dei due fa un acquisto magari vogliono sempre parlarne insieme, ci sta, no? Non c'è niente di male. A quel punto però non puoi lasciare in mano le sorti della tua attività la moglie che non conosce niente. A quel punto dici vabbè, giustamente anche tua moglie vuole avere tutte le informazioni, quindi che ne pensi se la incontriamo insieme? Che ne pensi se facciamo una videoconferenza? E a quel punto capisci se è realmente la verità o se è una bugia. Se era una scusa, la moglie ti dirà no, beh, ma sai, qua là, su e giù, e allora tu hai semplicemente davanti un non cliente, ciao. Se invece ti dice perché no, volentieri, dai, che magari tu riesci a essere un po' più persuasivo di me, perché sai com'è mia moglie, con me è facile dire di no, magari con te ti si ferma ad ascoltare, e quindi da lì hai superato effettivamente l'obiezione, magari riesci a fare 2 clienti, quindi non si sa mai.